Prima di iniziare ti ricordiamo che questo video contiene interruzioni pubblicitarie. Se vuoi vederlo senza pubblicità e al contempo sostenerci, puoi abbonarti a solo 1,99 € diventando così un leone del canale. Con l'abbonamento potrai guardare tutti i video già pubblicati, oltre ovviamente ai nuovi video, senza interruzioni pubblicitarie, vedere il video pagella in esclusiva poche ore dopo la partita, essere protagonista nel video settimanale Parola ai Leoni. In descrizione trovi il link per abbonarti e la playlist con tutti i contenuti senza pubblicità. E benvenuti in questo nuovo video. Finisce ufficialmente il calciomercato. Devo dire un calciomercato che mi aspettavo un po' più tranquillo, invece ci sono stati dei botti. È stato, ecco, parecchio movimentato rispetto a quanto mi aspettassi. Pensavo andassimo un po' più tranquilli, visto che comunque la squadra Sì, c'era, la squadra funziona, anche la panchina è abbastanza lunga. Poi immaginavo che ci sarebbero state delle uscite. sì, anche Usci- Klopp ha detto eh, che comunque la squadra è al completo fino adesso e è difficile far entrare effettivamente qualcuno. Eh sì, no, è difficilmente anche migliorabile, onestamente Esatto, parlando. E lui stesso, insomma, ha detto, e ne andremo a parlare sicuramente all'interno del video, che chiunque arrivi è difficile inserirlo nel contesto tattico e di squadra in generale, in realtà, di questa squadra che funziona molto bene, perché appunto i sì, titolari fanno molto bene e anche solo i panchinari, senza pensare alle nuove entrate, fanno già fatica di loro a prendere minuti e cose e non convincono effettivamente, in molti almeno. Quindi questo, cioè andiamo a parlare dei colpi di entrata e uscita, andiamo a fare una specie di riassunto in realtà, dando un po' ovviamente anche le nostre valutazioni, i nostri pensieri, facendo un minimo di analisi, però andiamo più che altro a fare un riassunto perché effettivamente, come dicevo all'inizio, di cose ne sono successe parecchie. Abbiamo già parlato di Fargi, avevamo fatto un video di metà mercato praticamente, era intorno al 15 gennaio, sì. e il primo acquisto ufficiale era stato appunto Fargi, ne abbiamo già parlato, abbiamo anche fatto tra l'altro il video Mm. reaction disponibile per gli abbonati, se volete lo guardate, diciamo lì un po' meglio cosa ne pensiamo, vedendo appunto qualche video delle sue migliori giocate. E andiamo direttamente a questo punto all'affare, secondo me, credo più importante di questo mercato invernale per quanto riguarda noi, ossia l'affare da Gasso, che è stato, ecco, questo molto, molto intricato, nel senso che la cifra finale è stata di 2 milioni di euro più bonus, contratto fino a 2030, ma non è filato tutto così liscio, fatta finita, perché insomma ne sono successe parecchie di cose, nel senso, inizialmente, tra l'altro, il Genoa aveva tra l'altro Sì, superato il Venezia, dicevano l'affare è finito, ho detto vabbè, io me la sono messa via, ho detto ah, sì, non vedremo mai sto ragazzo con la nostra maglia. Invece poi siamo riusciti a sorpassarlo e l'idea inizialmente appunto in questo sorpasso era di dare al Pescara due contropartite, ossia Condé e Fila. Condé che giocava, non ha praticamente mai giocato, rientrava adesso da un infortunio abbastanza pesante, e Fila che aveva sì giochicchiato, però pochi minuti anche lui, e soprattutto in quei pochi minuti non aveva tanto convinto, ecco, anche in Serie B, nonostante fosse preso l'anno scorso. Però ci sono stati dei problemi, nel senso che Condé ha frenato, non voleva, evidentemente non era convinto, o comunque preferiva un'altra destinazione, il Linz, che infatti l'ha poi convinto e l'ha preso in prestito fino a fine stagione, non è stato ceduto a titolo definitivo. Così come Fila, che anche lui non era convinto dal progetto Pescara, tra l'altro anche lui aveva diverse offerte in Serie B, aveva mm, offerte dalla Juve Stabia, ci aveva provato l'Avellino, e alla fine, negli ultimi giorni, è stato convinto dall'Empoli. Non so dire se ha scelto la destinazione, diciamo, in extremis, se l'è fatta andare bene, ecco, perché sentivo che preferiva anche andare a giocare magari all'estero, così. Evidentemente, insomma, è andata così, va all'Empoli, anche lui prestito fino a fine stagione, anche lui non ceduto a titolo definitivo. E tornando un attimo ad Agasso, sono un attimo confuso sul valore del ragazzo, nel senso che, ok, dobbiamo aspettare per vederlo tutto, però di questi 2 milioni ho sentito dire di tutto, diciamo. C'è chi dice praticamente regalato, e c'è chi dice sono troppi, quindi cioè, sono un attimo perplesso, non so dire abbiamo fatto l'affare della vita o non si rivelerà granché. Stiamo a vedere, quindi non ho una risposta ovviamente. Anzi, a me, onestamente, da quel che ho visto, mi sembra un giocatore molto interessante. Se proprio mi chiedessero un'opinione, direi questo.
Sì, Sono bisogna giocatori con vederlo. caratteristiche particolari, dico, interessanti per il nostro centrocampo. Bisogna vederlo anche dove lo metto Stroppa al posto di chi a sto punto, perché comunque ci vorranno mesi anche per lui, secondo me, per entrare effettivamente, perché in questo momento io terrei almeno il centrocampo quello che Il è. centrocampo è tanta roba, Sì, cioè è proprio forse infatti. il reparto migliore che abbiamo in questo momento, cioè, Sì, è molto difficile, infatti, ti do quindi non so se ragione. lo vedremo quest'anno magari o il prossimo anno, molto di più sicuramente. Sì, chissà in Quindi, che campionato, però esatto, e se non è chi questo. andrà via magari nel centrocampo, Eh, lui troverà comunque più spazio più avanti sicuramente. Infatti, cioè, rispetto a quello che stavi proprio dicendo, cioè, io mi aspettavo, discorso logico, rispetto a quello che dicevi tu, entra un centrocampista, esce un altro centrocampista, andiamo a vedere chi non sta giocando, primo ragionamento logico che mi è venuto è va via Boinen, ha trovato pochi minuti, è stato usato veramente pochissimo e in quei pochi minuti, anche Sì, per colpa del minutaggio, per carità, non ha messo in mostra chissà cosa. era in prestito. Sì, cioè, quindi sarebbe stato un'operazione particolare perché lui era mi pare in prestito con diritto o forse opzione, sì, con diritto mi sa. E quindi ho obbligo al verificarsi di determinate Sì, condizioni. In ogni caso mi sembrava ipotizzabile anche per la volontà stessa del giocatore che potesse dire sentite io voglio trovare un po' più spazio, me lo merito, voglio giocare, comunque finiamo qua il prestito, me ne vado. Boh, e allora noi a livello numerico saremmo stati uguali a prima a livello di centrocampo, con i sì. titolari, più Duncan, più Lella e a questo punto più Da Gasso. E invece di ieri proprio, quindi una roba dell'ultimo minuto, non me l'aspettavo assolutamente, penso sia la trattativa più inaspettata che Sì, potessimo vero. vedere, nel senso che è stato acquisito a titolo definitivo dal Venezia. Boinen è ufficialmente un nuovo giocatore del Venezia, lo era già di fatto, ma era in prestito, come dicevo. E quindi niente, a questo punto, cioè, allora, rimarrà in rosa sicuramente fino a fine stagione, non ci piove, e poi presumo si vedrà in estate, cioè si rivaluterà un attimo, dipenderà anche credo molto da in che categorie saremo, e si valuterà il da Da farsi. farsi, perché boh, potrebbe essere ceduto in estate, ho pensato, magari non c'erano i tempi tecnici per farlo adesso, o evidentemente anche per un discorso tecnico si vuole avere un centrocampo bello lungo a livello anche di alternative. Comunque è stato preso quest'anno, quest'estate. Sì, sì, Quindi sì. è arrivato secondo un progetto di lungo termine, secondo me. Cioè non è stato preso così, è stato ragionato come acquisto. Poi effettivamente non ha avuto spazio, però secondo me gli vogliono dare una possibilità in più. Poi vedendo anche il prossimo anno come andrà, magari il mercato estivo di quest'anno, fine anno, se andremo in Serie A, cosa succede, chi va Cambia molto via. quello, cioè... Sì, esatto. E quindi secondo me lo tengono un po' in stand-by lì per Mm-mm. poi vedere nel prossimo mercato cosa fare, se effettivamente può essere ancora utile per noi come giocatore o darlo via. Però Oh, non so. certo, poi è uno di quelli che è arrivato proprio all'ultimo secondo nell'estate, e tra l'altro ultimo e secondi Eh, anche a questo punto nel mercato invernale è è stato vero. acquisito. Magari io in cioè nei prossimi mesi, ecco, i mesi decisivi, avrà magari più minutaggio, almeno da subentrato. Poi c'è sempre, tra l'altro, il rischio infortuni. Per fortuna È non abbiamo vero. tanto risentito adesso per quanto riguarda il centrocampo, quindi non c'è stato neanche modo di vedere tanto Duncan per dire. Quindi, boh, è meno male, spero continui così. Però dico, potrebbe effettivamente fare utile, cioè essere utile negli ultimi mesi in caso succedessero cose impreventivabili. E quindi niente, cioè, sono rimasto abbastanza sorpreso dall'operazione, Ci bene, sta. però resta il fatto che adesso a centrocampo siamo davvero Sì, tantissimi, cioè siamo veramente tanti, di fatto se ne è aggiunto un altro, perché rimangono tutti quelli che c'erano, più da Gasso. esatto. E quindi niente, se siamo veramente in tanti, cioè sono veramente sorpreso da questo punto di vista, Sì. però bene così, è meglio l'abbondanza. E tra l'altro ottimo segnale che tu hai la forza di prendere uno che non ti ha neanche tanto convinto, o comunque non ha messo in mostra chissà cosa finora, dici ma sì, lo acquisto, cioè hai anche la forza per poterlo fare, Esatto. per me è un ottimo segnale, anche dal punto di vista
societario, di bilancio, di intenzione, da tutti i punti di vista, dico. Quindi Sì. molto bene, molto bene. Un altro giocatore che doveva arrivare, però alla fine sono successe un po' di Mamma mia, cose che e telenovela. è saltato tutto, è Ambrosino, che è stato messo fuori rosa dal Napoli e è stata veramente una storia molto lunga. Noi avevamo già fatto un video perché doveva essere già arrivato settimane fa, Eh sì, alla fine non è arrivato e infatti c'erano già tutti gli accordi fatti tra giocatore, squadra, tra Napoli, tutto Venezia, fatto, tutto tutto fatto. pronto. Poi alla fine, come si sa, il Napoli ha avuto dei problemi con gli infortuni vari, Sì, no, grandi quindi problemi per carità, però comunque erano in emergenza e Conte ha deciso di tenerlo lì, o comunque che non poteva andare a Venezia, ha deciso così, e è stato messo fuori rosa quindi al Napoli. E di conseguenza Antonelli si è un po'... cioè, ha fatto, cioè, stavamo aspettando che questo Ambrosino potesse arrivare verso la fine sicuramente, però Antonelli ha deciso di andare su un altro giocatore, giustamente, su ha fatto bene. Lauberbach, che è arrivato a 27 anni, quindi comunque non è un ragazzino, e lui viene a sostituire Ambrosino. Sì, con caratteristiche diverse, però di fatto assolutamente sì, viene a essere quello che era prima fila, Esatto, sostanzialmente. sì, anche esteticamente. Esatto, esatto, sì, si assomigliano un po'. Sicuramente non è per caratteristiche anche tecniche uguale ad Ambrosino, però niente, confido nel lavoro di scouting di Antonelli o chi per lui, insomma, e quindi staremo a vedere molto presto, vedremo quando esordirà. Però sì, è stata una storia effettivamente intricata. Poi c'era anche che si era messo in mezzo, mi pare, la gente di Ambrosino, ha detto che erano ostaggi del Napoli e lì effettivamente da lì in poi la situazione si è È proprio bloccata. degenerato. Sì, ed è proprio degenerata esattamente, si è bloccata completamente la partenza di Ambrosino, messo fuori squadra. Lui e tra l'altro Marianucci anche che interessava la Cremonese, poi non so dove sia andato in queste ultime ore. Però sì, è stata una situazione particolare, per me ha fatto bene comunque Antonelli a un certo punto, nel senso non è che non abbiamo aspettato il Esatto. giocatore, abbiamo capito la situazione del Napoli, per carità era vera, c'era una grossa emergenza, però a un certo punto comunque manco lo utilizzasse, cioè non entrava neanche mai, lascialo andare, nel senso Mm. è anche un bene di valore tuo, no? Cioè nel senso Sì, era sì, un bene... sarebbe arrivato comunque in prestito, cioè Eh, non l'avremmo neanche acquistato per ora, cioè in prestito con diritto magari. diritto alla lunga, cioè era molto particolare la formula, Sì, quindi vabbè, vabbè. niente, speriamo che l'Auerbach ci convinca, dica è stata non so, una giusta piega che ha preso questa trattativa, meno male che è andata così, Sì, meno male che è andata a finire così. l'abbiamo comprato a 3 milioni di euro con Sì, un contratto fino al 2029 con opzione per il 2030. esattamente, esattamente. E non sono finiti qua i colpi di entrata in realtà, perché ci sono stati altri diversi colpi comunque presi più che altro in ottica futura, con quell'occhio lì, come sono stati, cioè come lo sono anche Fargi e Lagasso in realtà, chiaramente. Però in questo caso presi e mandati subito in prestito per farli giocare, chiaramente. Panada ha preso a titolo definitivo e è tornato alla base, in prestito all'Atalanta Under 23 in Serie C. Junior League preso dallo Zurigo e girato anche lui subito in prestito al Mantova, fino a fine stagione, tutti questi chiaramente. Lamin Fanne dal Luton Town che va al pescare anche lui fino a fine stagione. Edoardo Mariani, un classe 2008 che anche lui torna alla base in Serie C alla Vispesaro fino a fine stagione. E sono notizia di ieri anche tra l'altro i prestiti Sì, l'ultima notizia che è arrivata l'ultimo giorno di ultimissimi, mercato, sì sì, sì, quindi gli ultimi affari, sono i prestiti di El Haddad, Okoro e Altare, che sono già di vabbè, proprietà del Venezia. El Haddad è andato in prestito al Pineto, Okoro è rientrato dal prestito della Juve Next Gen, è andato alla Juve Stabia. Altare invece è rientrato dal prestito della Sampdoria e è stato mandato in prestito al Pescara fino a fine stagione. sì, ecco, questa sì, l'unica differenza appunto che i primi citati erano acquistati proprio a gennaio e mandati subito in prestito e quelli che hai citato tu erano già presenti in Sì. rosa, comunque erano in prestito, sono rientrati, come nel caso di Altare che in realtà il prestito doveva durare fino a fine stagione, credo ancora, però è stato anticipato, evidentemente non aveva spazio. Quindi niente, tirando un attimo un minimo le somme prima di passare
al mercato più che altro in uscita, quel che poco si è fatto, per carità, però c'è stato qualcosina. Secondo me, ecco, ci sono dei segnali, nel senso che partire dalle conclusioni, appunto, si è dato fiducia al mercato fatto la scorsa stagione, soprattutto nel mercato invernale della scorsa stagione, quindi Condé e Fila, che insomma molti potevano pensare che sarebbero stati ceduti a titolo definitivo. Parlo soprattutto anche, ok, di Condé, ma più che altro di Fila, no? 6 mesi l'anno scorso, 6 mesi iniziali qui, non è che ha straconvinto, a me è un giocatore che potenzialmente poteva piacere, però non posso negare che non è che mi abbia convinto neanche a me così tanto poi al lato pratico sul campo. Sì, vedendo lui E che potevano essere voleva... ceduti a titolo definitivo, Esatto. intendevo. Era quella un po' l'idea, nei pensieri di molti poteva essere questa la soluzione, no? Invece non è stato così. Sì, comunque, vedendo che lui comunque voleva andare via dalla Serie B, secondo me a sto punto non si è trovato proprio bene col campionato della Serie B. Cioè, vedendo che voleva andare all'estero, magari, Ah, non so, può essere, sì. non si è trovato proprio a suo agio qua. Boh. Ci sono pochi spazi per gli attaccanti, è una dura vita sicuramente, non è come altri campionati un po' più, diciamo, libertini da quel punto di vista, dove le marcature sono un po' meno Esatto. salde, un po' meno, un po' più, sono fatte un po' più a briglia sciolta, ecco, si gioca più su altri aspetti, e da quel punto di vista lì, certo un attaccante fa fatica, però Però, certo se riesci a superare quello step di crescita lì, diventi un attaccante di esatto. tutto rispetto. Quindi comunque, cioè, ecco, lo rivedremo perché Sì, di fatto quello è un po' il discorso, nel senso che non sono stati ceduti né Condé né Fila a titolo definitivo, ceduti in prestito, Condé all'Inz, Fila invece rimarrà in nel Italia, campionato, sì. quindi dovrà anche lui ancora farsi le ossa, ancora far vedere quel che vale, se vale qualcosa, ecco, deve farlo vedere, deve metterlo in mostra all'Empoli e comunque, ecco, si rivaluteranno, ecco, torneranno e vedremo quel che avranno fatto se, ecco, li abbiamo più che altro Fila, ecco, sono curioso Mm, veramente di Fila, sì, di vedere cosa farà in questi mesi all'Empoli. Quindi, ecco, tornando al discorso, in generale sono stati 8 acquisti a titolo definitivo, con praticamente 6 investimenti sul futuro, ma tagliamo fuori ovviamente chiaramente Lauerbach e Bohinen, perché Lauerbach è 27enne e Bohinen 26enne e calcisticamente parlando non sono giovani, ecco, calcisticamente parlando, se no qua siamo tutti finiti, per infoltire ecco, una squadra già giovane di per sé, bisogna dire, però per infoltirla ancora di altri giovani di ottime speranze e altri giovani, altri due che sono invece sempre giovani ma rimasti in rosa. Di sì, fatto fin da subito Fargi e D'Agasso per essere delle alternative ai titolari, oltre ovviamente ai quattro che abbiamo comprato subito e mandati a far giocare, Panada, Junior League, Mariani e Lamin Fanné, Fanné, non so, devo ancora capire, altrimenti chiaramente questi quattro no, non non avrebbero avrebbe. mai avuto spazio, mai avuto minuti e saremmo stati addirittura in troppi, pensandoci un attimo, cioè saremmo stati in 1000 per giocare, si gioca pur sempre in 11 ecco, in Sì. campo. E quindi questo. A livello di uscite però comunque qualcosina è successo. Sì, per esempio, Candela è stato ceduto a titolo definitivo allo Spezia, finalmente. Eh sì, tra l'altro, Avevamo un dubbio che potesse mm, ritornare, però alla fine, per fortuna. è vero, sì, sì, all'inizio ne avevamo anche Sì, parlato, c'era l'idea che potesse anche lui rientrare dal prestito in maniera anticipata. Per fortuna non è successo, nel senso non me l'aspettavo neanche questo, è stato ceduto a titolo definitivo allo Spezia, ma c'era un perché in realtà, perché poi dallo Spezia è stato ceduto a sua volta all'Empoli, è passato all'Empoli anche lui. con fila. Sì, quindi con Si fila, ritrovano. esatto. Esatto, esatto. E quindi niente, buona fortuna, cioè non ho molto altro da aggiungere. Vabbè, si sono trovati questi accordi qua. Ottimo comunque Sì, che sì, siamo riusciti a ottimo. cederlo, non pensavo. Però siamo riusciti, magari con qualche sconticino, ecco, Beh, sì, a chissà, gratis chissà. anche. Sì, no, non lo Vabbè. so, non lo so. Facciamo finta che abbiamo incassato qualcosa. Comunque, Nicolussi Caviglia, altra cessione, diciamo, non è a titolo definitivo, è una cessione in prestito con obbligo di riscatto a 6, 6 e mezzo, non so esattamente, ho letto queste due versioni comunque. Obbligo di riscatto in caso però di salvezza del Parma.
Invece alla Fiorentina, in caso c'era l'obbligo se avesse accumulato un tot di Sì, presenze, mi pare la metà. 50%, sì, Esatto, ed era 7 milioni, quindi c'è un uno leggero sconto anche qua. come dire, minusvalore. Sì, Quindi niente, andrà al Parma, però guardando un attimo la situazione del Parma, cioè non è salvo a 40 punti già, per carità no, di Dio. c'è anche Oristanio lì. Però ecco, secondo me, tipo, visto che l'obbligo nasce con la salvezza, Sì, dobbiamo sperare che si salvi il Parma a questo punto, affinché venga riscattato, però c'è pur sempre un Lecce che secondo me che è molto peggio del Parma, anche a livello di punti in questo momento è molto sopra, è un po' sopra, non di molto, un po' sopra, e devo sì, dire che è una squadra ben peggiore, andando un attimo a fare un discorso un po' più Serie esatto. A-esco, C'è il quindi Parma, Oristanio, Nicolo Scaviglia, Franco Carboni tra l'altro è Carboni, arrivato, quindi esatto. è una specie Si di... sta un po' creando una corazzata per riuscire a stare in Serie A. Beh, Corazzati. rispetto al Lecce. No, no, sì, sì, è vero. Rispetto al Lecce sì, quindi sì, in questo caso qui non è che do troppe colpe di Francesco, la squadra secondo me è veramente Giusto. messa male dal punto di vista tecnico, e quindi, però se l'è scelta lui, nel senso sapeva dove andava secondo me, Infatti. quindi scelte personali sbagliate, credo. Ecco, non avrei fatto le stesse scelte. Vabbè, comunque, affari suoi, per non dire altro. E altra cosa che poteva... Jonse, che se ne parlava all'inizio, era una suggestione, poteva essere... Era possibile comunque il ritorno. Alla fine non è stato così, va al Palermo, perché non abbiamo Sì. accelerato, non siamo stati convinti dell'operazione. Quindi si ricrea Jonsen poi a un palo. Eh sì, L'attacco esatto. nostro Sì, no, al Palermo. bell'attacco, per carità. L'attacco vannoliano. Esatto. Diciamo che secondo me possiamo farcela anche senza, tranquillamente. Cioè, Vabbè, certo. non moriamo senza Johnson. Per carità, sarebbe stata una bellissima aggiunta, un bellissimo, credo, vice Yeboah nelle idee, però, Infatti. amen, insomma, come direbbero i romani, quindi... Esatto, abbiamo preso l'Auerbach. Esatto, sì, abbiamo comunque molte alternative, amen, va bene così. E Sì, sì. ultimo punto, ma non per importanza, siamo riusciti in impresa, siamo riusciti a non vendere nessun big, che comunque tanta, 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 tanta Mm. roba. Sì, già l'anno scorso, per esempio, a gennaio abbiamo venduto Poyampalo, che in quel caso che tu avevi fatto un bel video era anche giusto, perché non si trovava molto bene. Lui, Di Francesco, vabbè, comunque... Sì, no, avevo fatto un video di spiegazione delle sì, ragioni per cui secondo me, almeno a livello logico, seguendo un po' il ragionamento logico, il motivo per cui alla fine ho detto ma sì, ok, cediamolo, poi un palo. quindi quel big era stato ceduto anche giustamente. Quest'anno invece a gennaio ci sono tutti, ci sono rimasti tutti quanti, è un Certo, bel segno secondo me, perché grosso bel sì. Antonelli ha anche detto che l'obiettivo ora è tornare nella massima serie e effettivamente vedendo il mercato che sta facendo, il mercato che ha fatto anche l'anno scorso, vedendo un po' come si Anche, stanno muovendo, certo, anche gli acquisti minori per me sì, denotano quello, cioè una visione sul futuro, anche gli esatto, acquisti che non ci fanno tanto scaldare, ecco, ma sono importanti in ottica futura. Magari tra questi c'è un grosso giocatore che vedremo fra un po', ovviamente, non adesso, perché si devono ambientare tutto, dobbiamo vederli, però sicuramente è stato fatto un mercato intelligente, ecco, perché sì, di fatto, cioè, anche se ci pensiamo un attimo con i soldi di Nicolò Scaviglia potenzialmente, che incasseremo con la permanenza di Nicolò Caviglia al Parma, che sono 6, 6 e mezzo, sostanzialmente credo vai a coprire quasi interamente i soldi spesi qua, tra l'Auberbach, D'Agasso e gli sì. altri acquisti un po', tra virgolette, minori per il momento, vai praticamente a coprire così, a meno che il Parma non faccia un disastro, ma non credo, dai. Comunque, Vabbè, sembra un comunque, po' quello il ragionamento che è stato fatto a livello di mercato di Antonelli, almeno a spanne, credo. Secondo me è coperto così, sì, sì, in previsione. Quindi, no, certamente la non vendita di nessun big è un ottimo segnale anche a livello, tra l'altro, societario di bilancio, perché vuol dire che le cose vanno anche un po' meglio. Ecco, non oso dire altro, perché non ho i non dati sta in mai. mano, però
credo vadano un po' meglio di prima sicuramente, sono stati fatti dei passi in avanti, perché a occasioni ce ne sono state per fare, come dire, tanti soldi. L'offerta per Doumbia a quanto pare era reale, per dire, e ovviamente tot milioni, che siano 13 come si era detto, o qualcosina meno, comunque fanno sempre comodo a una società come la nostra. Evidentemente in questo momento hanno la forza per dire no, cioè, ma al massimo riparliamone in estate perché, ok, non è che siamo magicamente diventati Real Madrid in un attimo, a livello finanziario soprattutto, però hai in questo momento la forza per dire no, in questo momento non mi serve, sono tranquillo, riparliamone più avanti, non ho Esatto. nessuna fretta. Quindi un po' questi i nostri pensieri sul mercato appena fatto, vi abbiamo fatto un po' un riassunto veloce di tutte le operazioni entrate e uscite con le nostre valutazioni. Diteci le vostre qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E ricordatevi di iscrivervi al canale, di lasciare un like, di abbonarvi al nostro canale se volete Certamente. vedere tutte le pagelle e tutti i video in esclusiva. E per diventare dei leoni del canale. È sempre Forza È Venezia. sempre Forza Unione.